Buongiorno a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e all'IT in generale, che piace a me, ma spero che piaccia anche a voi. E questa settimana andremo a parlare di un tema un po' scottante, le licenze open source e i loro cambiamenti nel tempo. E per far ciò mi aiuto con le mie fantastiche slide. Come vedete nel palcoscenico dei prodotti open source di grande spicco, qualche cambiamento negli ultimi anni c'è stato e non è stato simpatico, perché questi cambiamenti di licenza erano soprattutto negativi, perché limitavano l'utilizzo alle aziende o anche ai singoli sviluppatori o entusiasti del prodotto in alcune circostanze. In alcuni casi proprio devastanti sono stati questi cambiamenti, in altri più o meno, ok? Però intanto vi ho lasciato qualche esempio di che cosa vuol dire il cambiamento, potete andare a leggere nei vari comunicati cosa hanno cambiato, però giustamente il mondo dell'open source deve anche sopravvivere in qualche modo e giustamente i soldi ci permettono di portare avanti dei progetti impegnativi, complessi, ok? Quando si parla di una singola libreria, ok, la possiamo fare per divertimento, per gloria o per anche solo un hobby, perché siamo appassionati di questa cosa qua, la riteniamo utile per noi e cerchiamo anche magari di distribuirla ad altri che hanno la stessa attitudine, ok? Ma ricordiamoci cosa è successo proprio qualche giorno fa con la libreria XZ, la libreria di compressione che è stata compromessa perché il maintainer ufficiale ormai non ce la faceva più, si è affidato al suo sottoposto, all'amico teoricamente, e l'amico gli ha messo dentro un bel Trojan, il che non è proprio simpatico. Quindi capite che i progetti piccoli, manutenuti da una singola persona o da poche persone, sono difficili da gestire e mantenere nel tempo. E quindi i grandi progetti ancora peggio, hanno bisogno di fondi perché richiedono magari centinaia di sviluppatori. Secondo me l'approccio migliore per gestire questi progetti molto grandi e monetizzare è quello che vedete qua, cioè fornire servizi intorno al prodotto, dello sviluppo pagato magari da aziende o da clienti per portare funzionalità nuove che poi saranno distribuite di nuovo a tutti, la consulenza o magari anche un approccio veramente molto saggio è avere un prodotto che uso quotidianamente all'interno della mia infrastruttura, non mi interessa venderlo così com'è, ma lo utilizzo perché mi dà dei servizi, magari perché faccio delle applicazioni SaaS, quindi un servizio cloud, e dietro mi serve per farci qualcosa. E quindi io continuo lo sviluppo perché è interesse mio avere questa soluzione che funzioni molto bene, ma poi la ridistribuisco a tutti quanti gratuitamente come soluzione open source e poi ognuno se la imbastisce come meglio crede. Quindi ci sono varie tipologie di opzioni per monetizzare, sicuramente quella meno elegante è quella di iniziare open source, raccogliere un po' di interesse e poi portare il conto. Questa non è proprio il massimo della libidine. E vediamo a noi, perché anche Zabbix ha da poco annunciato un cambio di licenza dopo più di 20 anni, perché dal 2001 Zabbix utilizzava GPL v2 come modello di licenza, dalla 7.0 di Zabbix, quindi tutte le versioni precedenti alla 7.0 continueranno ad avere quel tipo di licenza, ma dalla 7.0 ci sarà il cambio in AGPL. Cos'è questa nuova licenza? Impone dei limiti, andiamo a vederlo, ho cercato di sintetizzare i punti più importanti delle differenze tra una e l'altra, ma la GPL prevede il fatto che noi sviluppiamo del codice e lo rendiamo libero, di utilizzo libero a qualunque scopo, se uno lo utilizza e lo modifica può ridistribuirlo, assolutamente, ma se lo ridistribuisce deve anche rilasciare le modifiche che ha apportato a questo codice con la stessa licenza, ok? GPL. La differenza è che tra GPL e AGPL è che però
se io quel codice non lo distribuisco, ma lo uso per farmi un mio progetto interno, non ho l'obbligo di redistribuire le modifiche apportate, ok? Quindi io lo posso modificare per creare un mio servizio in cloud e nessuno può dirmi qualcosa. La GPL invece introduce questo meccanismo in più, cioè se io prendo del codice a GPL, lo modifico e anche se non lo distribuisco fisicamente, quindi non faccio dei repo che dico ok, ho inventato un nuovo software, ho l'obbligo in ogni caso di redistribuire le modifiche se comunque lo uso come applicativo in cloud, ok? Quindi se io lo trasformo in un servizio accedibile a tutti, la GPL compara la distribuzione, ok, di software all'erogazione di servizio e quindi sei obbligato a rilasciare le modifiche che hai apportato al codice anche se teoricamente lo stai usando come soluzione interna. In questo caso però la stai utilizzando soluzione interna però per tutti e ci fai magari anche profitto. Quindi questo è il perno fondamentale. Zabbix, e potete poi andarlo a leggere meglio nel blog ufficiale, ha cercato di fare che cosa? Di proteggere il software che ha sviluppato in tutti questi anni. Visto che è un software abbastanza complesso, ha voluto prevenire che cosa? Ha voluto prevenire la possibilità che intanto comunque il codice sia sempre open source, quindi non limitarlo con altre tipologie di licenze, fare la versione Platinum, Barbone, eccetera. Il codice rimarrà sempre open source, non vuole limitare neanche l'utilizzo da commerciale o no, hobbistico, quindi lo potete utilizzare in qualsiasi situazione, però voleva blindarsi dal fatto che magari una big corporate prendesse Zabbix, se lo mettesse dentro nelle soluzioni a pacchetto nel cloud e lo rivendesse come nome alternativo, no? Dimitri Monitoring Solution, senza dire che effettivamente dietro c'è Zabbix e senza neanche ridistribuire eventuali feature nuove. Ed è quello il problema, cioè io porto avanti magari lo Zabbix aggiungendo nuovi mattoncini, me le tengo a casa mia in modo tale da rendere magari più fruibile la mia soluzione, però con il lavoro svolto da 20 anni di Zabbix. Quindi questo era lo scopo principale, quindi proteggere quello che è stato fatto in tutti questi anni senza limitare però l'utilizzo classico, ok? Quindi ci saranno impatti per le persone della community? Zero, perché comunque il codice è sempre lì, le distribuzioni binarie ci saranno come c'erano prima. L'unica differenza è che se ragazzi voi fate delle modifiche al codice e lo rivendete o comunque ne traete un beneficio, dovrete comunque rilasciare le modifiche da qualche parte, quindi creare un fork e metterle su GitHub e darle a tutti, ok? Perché magari possono essere utili o inglobate all'interno dello Zabbix stesso nelle prossime release. Ci sono dei limiti sul prodotto Zabbix? No, ve l'ho detto prima, non ci saranno delle limitazioni sul numero di utenti, numero di server, numero di proxy, numero di template? No, zero. Ci saranno le stesse funzionalità che c'erano prima della 7.0, ok? Quindi non cambia nulla, non ci sono impatti di nessun tipo sul prodotto, ok? E quindi, che dire, l'unica cosa è, mi raccomando, guardate sempre la documentazione ufficiale di Zabbix, vi consiglio di andare a vedere anche il blog post che ha fatto Zabbix qualche giorno fa, dove va a spiegare nel dettaglio i motivi per cui, ma principalmente sono questi, ok? Protezione da eventuali ruberie di grandi player senza mai ridare nulla alla community. E dà fastidio questa cosa, posso capirli. Magari c'è già stato, noi non lo sappiamo, ma c'è già stato qualcuno che ha fatto questa cosa qua, però non lo so. Detto ciò, ragazzi, è importante il mondo dell'open source perché ci apre alla conoscenza. Quindi se noi utilizziamo del codice open source dobbiamo contribuire in qualche maniera, che sia con il portafoglio
andando a comprare dei servizi o facendo sviluppare delle funzionalità nuove a queste aziende, o magari con l'aiuto di codice, testing, idee, eccetera. In qualche maniera l'open source deve, no, evolvere, deve andare avanti, ed è veramente quasi un qualcosa che serve a tutti, ed è una quinta, no, una decima meraviglia del mondo, ok? Quindi mi raccomando, tenete presente queste cose qua. Vi lascio i commenti per dirmi anche la vostra, assolutamente. Vi ricordo il canale Zabbix Italia, dove siamo in tantissimi su Telegram, e ci vediamo la prossima settimana. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra opinione, e se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su. Grazie a tutti, ciao da Dimitri.